Buongiorno! Maneggiabili e gestibili. E hai imparato a camminare? Perché le troppo. Non avevo nessuno che mi insegnava a fare i formaggi. Siamo noi due e nostra mamma a occuparci di tutta l'azienda. Olga e Carlotta. Gonfia la cresta così. Già, io volevo anche cantare. Buongiorno! Eccole che arrivano. Questa era una stalla vecchia dove nonno allevava i sanet, i vitelli da ingrasso. C'era stata quest'atta e gli avevano ucciso tutti i vitelli, l'ASL. Mamma ha iniziato lei a tenere le capre nel 2013, lei ha venduto latte ai caseifici, mentre poi nel 2016 io sono subentrata come insediamento giovani a mamma. Non avevo nessuno che mi insegnava a fare i formaggi, no? Conoscevo anche pochi del settore, quindi libri, provi, esperimenti. Ho iniziato a fare un po' di prove nel garage di mio papà, poi davamo il formaggio ad amici e parenti. Ho fatto un corso Moretta, un corso in Veneto per imparare a fare formaggi di capra. Lei fa i formaggi, io mi occupo delle consegne, della preparazione degli ordini, o del mercato o della pulizia. Io mi sono sempre un po' vista qua dentro. Andiamo d'accordo, ma come tutte le famiglie, tutti i lavori in famiglia è più facile anche discutere, ma poi sempre a buon fine, quindi... Sono 2000 metri quadri divisi in due, così l'erba ha tempo di crescere da un lato e dall'altro. Nostro nonno ci diceva: se ve li tenete bestie, tenete bene, ma se no la si perde, fe vedaut. Le capre sono animali che devono avere la possibilità di muoversi, di spostarsi, di correre, di saltare, di mangiare erba. Almeno possono fare la vita da capra. In tutto sono un centinaio tra grandi e piccole. Se da piccolissime gli dai biberon, loro si abituano subito alla tua presenza e allora diventano così. Sei bellissimo. Sì, sì. Maneggiabili e gestibili. Le chiudiamo nel recinto, poi comincio a mungerle, le corrompiamo con il mangime. Sto diventando vecchia, è un lavorone comunque. E poi le mani in bocca agli animali, sempre, è una regola. Nostra nonna che viene a darci il fieno sia la mattina che la sera, senza che nessuno le chieda niente, viene e dà il fieno alle capre. Quanti ne hai di anni? 81. Quindi abbiamo già superato gli 80. 4. Domani andiamo avanti. Un po' di paglia, palletto alle capre e avanti. Adesso gli do questo, stasera gli do questo verde che è più buono. A parte nostro papà che ci dà una mano, per il resto siamo noi due e nostra mamma a occuparci di tutta l'azienda. Mia mamma ci aiuta in sala mungitura. Soia, polpa
di barbabietola e orzo pieno, poi prato, erba. Ne aggiungiamo solo del bicarbonato e delle vitamine. Aiuta il benessere animale, nel senso che non avevamo questa sala mungitura, era più piccolina, avevamo ancora i bidoni e invece adesso il latte, abbiamo il lattodotto che va direttamente nel frigo di là. Vai! Dai! Ale! Chiede proprio le copre questa cosa. Chiede proprio. Anche dove mangiano. Dai! 7 su 7, 365 giorni l'anno, tutto l'anno. Loro mangiano anche a Natale. Inizia a mangiare alle 7, 7 e un quarto, poi c'è tutta la parte di lavaggio. Noi nel frattempo veniamo qua, di solito inizia a preparare il latte ai cuccioli, poi si lavano gli abbeveratoi, poi si guarda come il gregge, se c'è qualcuna che ha qualcosa che non va, eccetera. Vedi il caffè? Sì? Vado a farlo. Pronto. E lui è il nostro Chase. Non mi mordere. Lui qui dentro. Ciao. Ciao. Com'è? 3, te No, no, ci sono Ah. altri. Certo. Buono, lavorano bene e io mi trovo bene. Facciamo un po' dei baratti, loro prendono anche dei formaggi da noi di vacca, noi non abbiamo le capre, prendiamo da loro. Prendo queste cacciottine, poi prendiamo uno stagionato di capra, un morbido di capra, loro sono tutti ottimi come formaggi. Le altre 6 e il cappuccino giovane. Ok, sì, sono buoni. Vieni qua da qui. Lui è proprio... Vieni a prendere un palotto di mangime. Stiamo preparando il latte ai capretti, che bisogna metterla giusta. Vai.
Tato. E hai imparato a camminare che facciamo solo un esercizio per lui. Il 24 febbraio 2018 abbiamo inaugurato il caseificio. Quel giorno non ha nevicato tutto l'inverno, il 23 di febbraio nella notte ha nevicato 1 metro di neve. Ho detto, boh, chissà se viene qualcuno. Dalle foto, dagli scontrini che ha fatto, eccetera, su 400 persone saranno passate, ma quando dai da mangiare gratis funziona sempre così. Mi chiedessero di fare un lavoro d'ufficio, non ce la farei tutti i giorni, non sarebbe proprio il mio lavoro. Sto bene qua nella mia routine in mezzo a animali e formaggi. Quando lavori per te stesso può succedere sempre di tutto, hai molte più responsabilità, qualcuno ci deve sempre essere, però non è un lavoro che cambierei con un lavoro d'ufficio dove non avrei alcun tipo di soddisfazione nel farlo. C'è il latte, appunto stamattina, l'ho già pastorizzato, l'ho già raffreddato, ho lasciato lo yogurt in piccolissime quantità fermentare insieme al latte e adesso siamo pronti per mettere il caglio. Faremo delle cacciottine morbide, sono le nostre capannotte, vengono stagionate poco, circa 15-20 giorni, quindi si tratta di un formaggio semifresco. Tutti i nostri formaggi sono anche adatti a diete vegetariane, non essendoci caglio derivante da animali. Lo mescoliamo con un po' di acqua. Aspettiamo circa 30 minuti che si cagli. Questo è il momento più bello di quando faccio i formaggi perché è il momento più silenzioso. Dal rumore del latte che gira, quando lo fermo, essendo da sola qui dentro. E voilà, adesso aspettiamo. La parte che io odio dover lavare tutta a mano. Il caglio serve a far passare il latte da uno stato liquido a uno stato solido. Quando ha questa consistenza è pronto per essere tagliato e per essere sformato. Produciamo i formaggi, domini freschi, primo sale, da vendere domani mattina al mercato. Quindi da latte freschissimo a formaggio freschissimo. Facciamo dei tagli circa di dimensione 5x5. Sembra un pochino la vaniglia. E lo riempiamo. Questi qua saranno i tomini freschi, che sono dei latticini freschissimi che vanno consumati il prima possibile. È proprio diverso da tutti i formaggi industriali e anonimi che ci sono. Si sente al 100% il gusto del latte. Secondo me l'ideale è mangiarlo così al naturale, col pane, tanta roba, pane, grissini, focacce, è super buono. E questo è la toma della tela, sempre la lavorazione del tomino, ma viene fatto in una fuscella più grande, quindi trattiene di più il siero, trattiene di più il latte all'interno e quindi rimane un pochettino più cremosa rispetto al tomino. E un formaggio che diciamo abbiamo un po' ereditato da nostra nonna, perché lei quando aveva quelle 2 o 3 caprette, al posto magari di berlo tutti i giorni, lei la faceva scolare tutta la notte. Noi ovviamente abbiamo modernizzato un po' la lavorazione, però è proprio un formaggio che ci ricorda un po' la nostra infanzia. La chiudiamo.
quasi come se fosse una caramella, così il siero può scolare bene. E ora la lasciamo riposare. Con la poca cagliata che ci rimane viene mescolata e sminuzzata in modo che rimanga un formaggio un po' più compatto rispetto al tomino e la tomatlatela, che è il primo sale, che è un formaggio anche lui che viene mangiato freschissimo e ottimo anche mangiato magari tagliato a cubetti da mettere dentro delle insalate. È ottimo mangiato cotto, tagliato a fette e fatto cuocere sulla piastra oppure al forno con due pomodorini, un po' di origano, un filo d'olio. È caldo, ha un gusto veramente splendido e quindi rimane più asciutto, più consistente e quindi è facile anche da tagliare a fette, a cubetti. Mettiamo ovviamente un pizzico di sale su ognuno. E adesso continuiamo con i tagli, sempre più piccoli. Non bisogna avere fretta, bisogna aspettare che la natura faccia il suo corso. Ora aspettiamo di nuovo. Allora, adesso siamo pronti per tirare sul primo sale, che nel frattempo si è assestato per bene. Quindi a mestoloni. Una consistenza più sostenuta e più asciutta. E voilà. Questo è un lavoro molto delicato. Qua è pronta per essere mescolata per poi tirare sulle papallotte. Nei caseifici piccoli artigianali ci sono tanti caseifici dove ci sono donne che ci lavorano, tipo il nostro, dove siamo io e mia sorella. E le donne sono più attente degli uomini. Adesso guarda la magia, rispetto a prima, non si rompe più. Quindi è pronta per essere sformata. Mi ricordo un giorno che siamo andate a fare un giro in bici, lei avrà avuto 12 anni. Ma se io voglio poi lavorare con te un giorno, che scuola devo fare? Ho detto, non penso esista. E poi intanto è un mestiere che si impara facendo. Io sono del 92, lei è del 2002. Finita scuola era il 2021, io ero incinta. Allora era luglio, il bimbo è nato poi a gennaio, ho detto, Chiara però devi imparare almeno a fare 2 formaggi. Le ho insegnato e quindi adesso è completamente autonoma a fare i formaggi.
soda la cagliata in modo da fare un altro tipo di formaggio che si chiama capricino, che rimane in una forma più grande con una stagionatura leggermente più lunga, intorno al mese e mezzo, con una crosta bella bianca e rimane un po' più asciutto rispetto alla capannotta. Si inizia a vedere il fondo. Il formaggio, visto che lo vogliamo solo, si può anche pressare un po' e questo darà poi la consistenza più soda al formaggio, sempre in maniera molto delicata. Okay. È il momento di girarli. È un lavoro molto delicato e ci va tempo ad imparare perché bisogna essere veloci ma allo stesso tempo delicati, altrimenti li rompiamo. Fra 2 ore possono essere pronti per essere mangiati. Possiamo girare anche il sale, che come vedete è più sodo. Possiamo girare anche la toma fresca. Questa mi ricorda sempre quando ero piccola che andavo da mia nonna a pranzo, a cena, addirittura anche a merenda tirava fuori la toma fresca e ce la metteva o nel panino oppure mangiata così con un po' di pane, un po' di grissini. Guardate che bella forma che rimane. Possiamo salarla anche un po' dall'altra. Questa la richiudiamo e tra un paio d'ore sono pronte per essere portate in cella al freddo. E adesso possiamo girare anche le capannotte. Durante le prime ore è molto importante girarle sovente, così che al taglio rimanga tutto con la stessa consistenza e tutto uguale. Un lavoro tutto fatto a mano. Questa è la capannotta che incartiamo in questa carta microforata. Hanno sempre bisogno di respirare. Magari con una buona fetta di pane e un buon grissino di un buon forno lui sprigiona tutto. Non va per lì. Il formaggio di capra era proprio molto capra. Invece adesso è molto più delicato. Voilà. È un lavoro rilassante. Qua ascolti podcast mentre fai questo lavoro. Non va per lì. Questo è lo stracchino, perché noi siamo le sorelle Ichino e quindi veniva da sé il gioco di parole con lo stracchichino. Lo incartiamo in questa carta speciale che lo fa respirare, non è plastica, no? Vanno abbastanza a ruba questi stracchini di capra. Li attacco tutti uno a uno, o io o i miei bambini.
Questi vanno tutti domani al mercato. Domani mattina per andare ad Alba vengo in qua per caricare tutto intorno alle 5:15, 5:30. Arriviamo a casa il pomeriggio che sono prima delle 2:30, 3, il sabato 3:30, non arriviamo mai. Il 95-90 di umidità. È un mondo nato e fatto di uomini che si fanno la gara che appena piomba. Di riuscire a prendersi la fiducia del consumatore non è così semplice. Negli ultimi anni È più facile. è più facile. Sulla pizza è spaziale. Abbiamo provato a fare la focaccia, buonissima. Piadina, sciolto, sprigiona proprio tutto il suo sapore. Vogliamo fare questo lavoro fino a 80 anni!